Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo per voi, grazie al concessionario Marino di Bari, la nuova Renault Captur, giunta ormai alla sua seconda generazione. Prima di salire a bordo e guidarla per le strade di Bari vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare le notifiche cliccando sul campanello, seguirci su Facebook e Instagram e in descrizione, molto importante, trovate il link all'articolo completo sul nostro sito wedrive.tv. Che la Captur sia cambiata non c'è dubbio. L'abbiamo visto all'ultimo salone di Francoforte e ne abbiamo avuto conferma durante la nostra prova. In Renault hanno deciso di ringiovanirla, mettendo da parte le morbide caratteristiche di design della prima generazione e donandole un aspetto più moderno, in linea col corso stilistico nato con la Megane 4. All'anteriore, i gruppi ottici LED con una firma luminosa a forma di C la rendono più simile a un prototipo che ad una vettura di produzione. Le nervature aerodinamiche sono più marcate sul cofano e quelle sulle fiancate, più dolci, sembrano più evidenti su questa colorazione arancia Atacama a contrasto, tra le circa 90 combinazioni diverse con il nero di specchietti e tetto. Nel posteriore ritroviamo la firma luminosa LED a forma di C che dà una maggiore presenza scenica a un'auto dalle dimensioni così compatte. Sì, perché la Captur compatta lo è, nonostante sia cresciuta di 11 cm rispetto alla prima nata nel 2013. La lunghezza raggiunge ora i 4,23 m, con una larghezza di 1,80 m e un'altezza di 1,58 m. Oltre che alla comodità dei passeggeri, la crescita della Captur va anche a beneficio del portabagagli. La capacità di carico sale di 81 litri, arrivando a 536 con il divanetto posteriore che scorre in avanti di 16 cm e a 1275 litri complessivi con i sedili abbattuti. Questa seconda generazione di Captur negli interni è stata molto migliorata rispetto alla prima. Vi parlo di utilizzo di materiali sicuramente più piacevoli al tatto, stiamo parlando di plastiche morbide presenti sulla plancia, sui pannelli porta, ma anche del tessuto misto a pelle dei sedili, che è molto gradevole tra l'altro. Una cosa però c'è da puntare a questa Captur, il fatto che nelle buche più impegnative, nella parte centrale della plancia sono presenti diversi scricchioli e quindi la qualità degli assemblaggi è un qualcosa su cui Renault secondo me deve lavorare ancora. L'abitabilità in generale è eccellente, stiamo parlando di persone tra me, Lorenzo e Peppe alte tutte quante tra 1,80 m e 1,90 m circa. Abbiamo percorso tanti chilometri in città con la nuova Captur e devo dire che siamo stati sempre tanto comodi. Nella mia posizione di guida al momento devo dire che il sedile mi supporta tanto nelle curve con i fianchetti presenti nella zona della seduta e dello schienale e anche grazie al supporto lombare che soprattutto nei lunghi viaggi risulta tanto importante. Anche lo spazio per le gambe è un argomento da non sottovalutare. Nella parte posteriore abbiamo la conformazione per le ginocchia dei sedili anteriori. Sempre davanti però c'è un piccolo neo, perché sì, il cassettone che scorre come compartimento per i guanti, tra virgolette, è molto pratico perché ha tanto spazio all'interno, tanta capienza, però aprendolo va a togliere fin troppo spazio per le gambe del passeggero. Oltre al cassettone molto capiente nella zona anteriore ci sono tanti portaoggetti diversi, soprattutto posizionati nella zona del tunnel centrale sospeso, molto bello anche esteticamente, ma oltre a questo sono importanti anche quegli accessori tecnologici per caricare o connettere lo smartphone. La Captur ha 4 prese USB, 2 all'anteriore e 2 nella zona posteriore, oltre a 2 classiche prese a 12 volt, una davanti e una dietro. È importante in un'auto del genere anche la praticità per chi la guida, perché stiamo parlando di un'auto che deve essere comoda in città. Il volante, complice anche l'angolo di sterzo eccellente della Captur, ha le giuste dimensioni, c'è una quantità abbastanza razionalizzata di pulsanti sulla corona e anche la visibilità è abbastanza buona. Certo, la zona con tanti sensori dello specchietto nasconde un po', però stiamo parlando di un parabrezza con dei montanti non eccessivamente larghi. Purtroppo la stessa cosa non posso dirla dell'1.8, una qualità, se vogliamo più che altro uno svantaggio comune in diversi crossover per la forma spiovente del tetto, un 1.8 molto stretto che toglie tanta visuale nel posteriore. Per fortuna però la nostra Captur è dotata di retrocamera e sensori di parcheggio. Comodità a parte, anche la tecnologia è importante, ma prima ho bisogno di un piccolo break tipicamente pugliese. Ragazzi, non sarebbe un vero spuntino tipicamente pugliese senza il panzerotto.
Piccolo consiglio di viaggio: se vi trovate a Bari, guardate che bel tempo tra l'altro oggi per questo test drive. Prima aveva piovuto anche un minimo, ma è uscito il sole e quindi festeggiamo con un ottimo panzerotto. Consiglio di viaggio, stavo dicendo, i panzerotti migliori di Bari secondo me sono dal panificio di Cosimo e di Rello, quindi cari turisti che state vedendo questo video, se venite a trovarci a Bari non potete assolutamente perdervi questa tipicità tutta pugliese. Bene, dopo questo spuntino direi che è arrivato il momento di focalizzarci un po' sulla tecnologia di bordo. Nella Captur non manca affatto. Ciò che si nota principalmente appena si entra per la prima volta all'interno è il grande schermo centrale. Parliamo di uno schermo da 9,3 pollici con orientamento verticale. In un periodo storico in cui gli smartphone e i tablet sono sempre più al centro dell'attenzione e del commercio digitale, uno schermo del genere secondo me continua un po' l'abitudine dell'utilizzatore medio all'interno di una vettura, quasi come se fosse un'estensione del proprio smartphone. Chiaramente questo schermo touchscreen, rigorosamente touchscreen, ha la connettività per Android Auto ed Apple CarPlay semplicemente con il cavetto USB e quindi diventerà letteralmente un'estensione dello smartphone. Uno schermo piuttosto comodo, il sistema Renault EasyLink è abbastanza intuitivo e facile da imparare, non ci ho messo niente, e si nota anche un grosso cambiamento proprio nel sistema operativo rispetto alla scorsa versione di Captur. Purtroppo c'è un piccolo neo perché lo schermo è solamente touchscreen, non c'è alcun rotore neanche per regolare il volume, ci sono dei pulsanti nel satellite dietro il volante e sarebbe stato comodo avere qualche pulsante fisico o comunque un touch con un feedback aptico, perché così invece mi costringe a spostare lo sguardo dalla strada, portarlo sullo schermo e quindi ne risento un po' la sicurezza di guida. Se cercate dei rotori fisici, delle manopole varie, le troverete sotto lo schermo per quanto riguarda il controllo dell'aria condizionata, un'estetica molto gradevole, parliamo di un design che migliora l'aderenza della mano a contatto con questi rotori e che si ritrova in giro per l'abitacolo, ma anche, nel caso aveste il cambio manuale, sul pomello del cambio stesso. Oltre allo schermo dell'infotainment da 9,3 pollici, davanti ai miei occhi ho in dotazione in questo momento uno schermo da 7. È disponibile un full digital da 10,2 pollici perché questo è un combinato tra la zona centrale da 7 pollici digitale e l'analogico per quanto riguarda i livelli di temperatura e carburante. Per quanto riguarda la selezione dei driving mode, quest'auto ha dei driving mode che possono essere selezionati e anche customizzati dal guidatore della vettura, però non ci si può accedere tramite un classico rotore, c'è solamente un pulsante sotto lo schermo dell'infotainment che ci fa accedere ad una finestra dove troviamo il MySense, che è un po', se vogliamo, la configurazione individuale dei vari parametri di guida, e la modalità Sport, nella quale l'auto, se vogliamo un po' superflua, perché non stiamo parlando di una sportiva, diventa un minimo più briosa per quanto riguarda la risposta dello sterzo e del motore, e una modalità Eco che sarà sicuramente più parsimoniosa. La gamma di Renault Captur vanta, in ordine crescente di dotazioni, le versioni Life, Zen, Business e Initial Paris, oltre ovviamente alla protagonista della nostra prova, la Intense. I prezzi partono da 17.700 euro e salgono fino a 26.600 per poter guidare la Intense da 115 cavalli con cambio automatico doppia frizione e DC. Le motorizzazioni sono benzina, diesel, GPL e ibrido plug-in. I propulsori benzina TCE vanno dal 1.3 cilindri da 100 cavalli al 1.3 4 cilindri da 130 e 155 cavalli. I gasolio Blue DCI sono 1.500 4 cilindri in declinazione 95 o 115 cavalli. La TCE GPL monta il 1.3 cilindri da 100 cavalli ed è prevista una versione plug-in hybrid con un 1.600 benzina, 160 cavalli totali e pacco batterie da 9,8 kWh. I propulsori e la praticità della Captur sono ovviamente accompagnati da numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Si va dal mantenimento del centro di corsia all'avviso di collisione e di frenata, fino alla lettura della segnaletica stradale e all'immancabile retrocamera, optional anche anteriore. La nostra Captur è equipaggiata con il motore 1.500 diesel da 115 cavalli, un propulsore abbastanza confortevole, chiaramente non ha delle velleità sportive, non ha una ripresa esattamente fulminea, ma nei sorpassi se la cava egregiamente. Non è sportivo neanche il cambio, nonostante abbia in dotazione i pedal dietro il volante, un po' superflui a mio parere, però il cambio in sé è veramente molto sciolto, soprattutto nei lunghi viaggi. Parliamo di un EDC doppia frizione a 7 rapporti. Un neo che però ho notato è che in partenza dal semaforo il cambio seleziona le marce a giri fin troppo alti e questo va a scapito della silenziosità all'interno dell'abitacolo.
Ben studiata secondo me anche l'aerodinamica della Captur, perché al di là della rumorosità del motore in partenza dal semaforo, nei lunghi viaggi è veramente confortevole. L'abbiamo provata in autostrada e sulle strade statali intorno alla città di Bari e devo dire che non ha presentato alcun tipo di fruscio aerodinamico, neanche dagli specchietti, quindi veramente 5 stelle. L'evoluzione della Captur nella sua seconda generazione passa anche dall'assetto, perché è stato migliorato, reso sensibilmente più rigido rispetto a prima, con però un ottimo compromesso, perché l'auto a livello di stabilità è ottima, non ci ha dato alcun problema, l'abbiamo sentita molto stabile, veramente poco rollio in curva. Al contempo però il comfort per i passeggeri non è assolutamente pregiudicato, perché stiamo parlando di buche molto profonde qui nella città di Bari, ma assolutamente nessun problema. Ma come si comporta in fatto di consumi questo 1500 da 115 cavalli a gasolio? Bene, Renault dichiara circa 4,1 litri ogni 100 km di percorrenza nel misto. Noi abbiamo registrato dei dati un po' diversi, c'è da dire, un po' più alti, perché il computer di bordo nella nostra prova, che ha spaziato dalle strade cittadine a quelle extraurbane, ha registrato un consumo di 6,6 litri di gasolio ogni 100 km di percorrenza. Un ultimo appunto necessario riguarda i freni, perché nel nostro primo contatto, durante il nostro walk around intorno alla vettura prima di metterci al volante, abbiamo notato una cosa: i freni anteriormente sono a disco, nel posteriore sono a tamburo, quindi ci eravamo sinceramente preoccupati. Contrariamente però al nostro primo pensiero, ai nostri primi dubbi, l'impianto frenante si è comportato sempre egregiamente e ci ha fatto sempre sentire in situazioni di sicurezza. Ragazzi, che dire, questa nuova Captur è stata un'auto veramente interessante. Prima però di salutarci e di salutarla c'è una novità, perché da oggi per ogni nostro test drive fatto per voi faremo un recap con dei WeDrive Points, ossia un punteggio da 1 a 5 per ognuna di 5 categorie, per poi andare a vedere nel corso dell'anno la classifica di come appunto si stanno posizionando queste vetture. La prima è appunto la Captur e iniziamo dalle prestazioni. In base appunto alle sue performance, la risposta del motore e anche i suoi consumi molto importanti, la Captur guadagna 3 punti su 5. Continuando con la sicurezza, inteso per dinamica della vettura e presenza e funzionamento degli ADAS, la Captur ha 4 punti su 5. Inoltre gli interni, categoria molto importante in merito alla scelta dei materiali, agli assemblaggi e all'aspetto, ha 3 punti su 5. La praticità importantissima, la Captur si avvicina quasi alla perfezione con 4 punti su 5, e infine la tecnologia di bordo. Tecnologia presente, si può fare secondo me qualcosa di più, perché la Renault Captur di seconda generazione guadagna 3 punti su 5, per un totale di 17 punti nella nostra classifica dei WeDrive Points. Sono tanti? Sono pochi? Quale modo migliore per scoprirlo se non iscrivendovi al nostro canale e restare aggiornati cliccando sul campanello per ricevere le notifiche, per vedere appunto come si evolverà la classifica con tutte le auto che proveremo per voi. Inoltre, ancora prima di salutarci, vi ricordo di seguirci su Facebook, Instagram e di non perdere il nostro articolo sul nostro sito www.wedrive.tv. Any ideas?